Altri lobby, bentornati sul canale. Allora, guardate, qui ho i primi due pezzi del tavolo nuovo finiti e ora vi faccio vedere come ho realizzato questo, che già dall'intro un pochino dovete aver capito. Abbiamo fatto il passaggio successivo rispetto alla puntata precedente dove avevamo trattato l'effetto rust, cioè della ruggine, e quindi subito dopo la sigla. Ragazzi, allora, che cos'è il chipping? Eccolo qui. Allora, è un prodotto che vende Crystal World che permette di creare una pellicola sopra quello che abbiamo dipinto. In poche parole, molto velocemente, molto facilmente. Io allora vi consiglio, se avete l'aerografo, di fare una pellicola con l'aerografo. Visto che non ce l'abbiamo, scaricate delle gocce di chipping in questo modo e fate in questo modo qua. Non occorre andare dappertutto, vedete, cercate di ricordarvi dove l'avete fatto in modo tale che dopo avremo praticamente la possibilità di utilizzarlo. E quindi che cosa succede? In sostanza, quando adesso io lascio asciugare quello che ho fatto e metto praticamente sopra un colore acrilico, in questo caso sto ancora scegliendo se mettere un opaco, diciamo tipo ocra, oppure un opaco tipo verde militare. Sono più per il verde militare ora come ora, e quello che va a crearsi quindi è una pellicola dove abbiamo messo il chipping che non permette al colore che metteremo sopra di attaccare veramente, il che vuol dire che dopo con uno strumento come questo, che ha varie misure, ve lo dicevo l'altro giorno, ci sono vari tipi di punte con vari tipi di misure, ok, di metallo, di nylon, eccetera, che questo è un set che vende Crystal World, e praticamente andremo a fare gli scratch, quindi leveremo via il colore che abbiamo messo sopra, che andrà ad attaccare meglio e coprire meglio dove l'avete visto, e andrà a grattarsi invece super facilmente nelle parti in cui abbiamo messo il chipping. In questo modo creeremo proprio un effetto scratch dove sotto la vernice verde vedremo praticamente il colore arrugginito che abbiamo lasciato. Un'altra tecnica che potrebbe essere molto interessante, magari la vedremo un'altra volta, è mettere sopra il crackle paint, che quindi è proprio la vernice che crea quel famoso effetto che si chiama craquelé, e che praticamente è un crepato. In quel modo praticamente quando voi lo lasciate asciugare, se ne mettete abbondante e lo fate asciugare con per esempio un phon caldo, e tutto questo per esempio lo potete anche trovare sul sito di Crystal World, vi permette di far crepare praticamente la vernice, e sotto si intravedrà di nuovo il discorso del ruggine che abbiamo fatto la volta precedente. In questo caso effettivamente anche con il crackle point potrebbe essere interessante mettere sempre il chipping in modo tale che nei punti in cui poi voi volete andate a screcciarlo ancora di più e crea proprio un effetto proprio massiccio. Quello che dobbiamo fare ora, e vi stavo chiacchierando apposta ma vedo che ci vuole ancora tempo, è lasciare asciugare questa parte qua e poi vedremo come funziona il chipping. Visto che ci mette un po' ad asciugare, approfitto e vi faccio vedere il phon di Crystal World. Questo lo potete prendere ovviamente sul sito, vi metto dopo il link. Avete due velocità, io metto la prima e scaldo semplicemente la parte, quindi vedete che in sostanza sto asciugando stando abbastanza lontano perché scalda veramente tanto, quindi bisogna stare un po' attenti a quello, e andiamo a asciugare più velocemente la superficie, ok? Adesso io finisco di fare questo e ci vediamo tra poco. Ragazzi, quasi completamente asciutto. Ho preso nel frattempo e ho scelto il verde, quindi vado sul Olive Grove Green, che è proprio un verde militare, se guardate. Col tappuccio nuovo è facilissimo far scendere il colore, come vedete me lo metto su per esempio potete metterlo su un contenitore, potete metterlo persino volendo sulla wet palette, però in questo caso insomma serve il giusto, visto che poi dobbiamo andare semplicemente a stendere tutto. Aggiungete l'acqua direttamente con diciamo
sopra il contenitore, no? Quindi basta aggiungere l'acqua e andiamo avanti. Allora, uso lo stesso pennello abbastanza grande di prima, ci metto l'acqua, ok, vado a mescolare e preparo il mio colore perché sia facilmente stendibile, ok, e quindi vado semplicemente a stenderlo. Voi direte no, buttiamo via tutto quanto, tutta la ruggine, invece vedete che dopo, quando verrà fuori, sarà veramente bello. Anche questo, come vi dicevo per esempio nella presentazione del tutorial, sono tutte cose, come vedete, abbastanza facili, perché insomma basta essere un po' precisi, ecco, sulle zone qui, ma stiamo parlando di tutte zone rovinate, quindi insomma bene o male va bene così, no? Potete lasciare sempre ovviamente un po' sotto, perché tanto sapete che insomma la ruggine che emerge sotto va benissimo, ed ecco che andiamo a stendere il secondo pannello. Il chipping ovviamente in questo momento ha creato una pellicola invisibile che praticamente non fa attaccare facilmente il colore acrilico, e quindi io non faccio altro che stendere il colore dappertutto. Quando il colore è asciutto vado praticamente a rimuoverlo e vedrete che praticamente si rimuoverà più facilmente nelle zone dove c'era la pellicola, anche se non ce lo ricordiamo, noi andiamo a screcciare un po' dappertutto, e questo fa sì veramente che sia facilissimo ottenere un effetto scratch di alto livello con pochissimo. Adesso vado a finire questa parte e ci vediamo non appena il pannello è asciutto. Mentre aspettiamo che gli ultimi pezzi si asciughino, cosa ne dite se nel frattempo non rendiamo un po' viva la scena? Ovvero Coagulated Blood e Through Blood sono due effect della ovviamente Green Stuff, che sono praticamente il sangue coagulato e il sangue diciamo più fresco, ok? Quindi acqua, semplicemente sono acrilici, quindi non vi preoccupate, mettete un po' di sangue coagulato sopra il pennello, ok, e dopodiché andate a metterlo direttamente sulla zona. Vado a sbloccare un attimino il punto perché, come vedete, restando un po' chiuso, siccome questo è un effect, va a solidificarsi un po'. Allora noi cosa facciamo? Prendiamo un punteruolo, lo trovate tranquillamente anche sul sito, e andate a bucare in modo tale che trovate di nuovo l'uscita, diciamo, facilissimo. Li ho preparati tutti così i diciamo tappi, perché arrivano non tappati praticamente, cioè completamente tappati, quindi non aperti, scusate, e andiamo a mettere nel frattempo qualcosina in fondo qui. Quindi vado a fare uno zoom e guardate, metto il sangue coagulato dentro la grata come se fosse giustamente colato, ecco qui, e vado a metterlo leggermente anche sopra. Ok, non dappertutto, in modo tale che sembri casuale, e lascio in questo modo. Lavo il pennello, è acrilico quindi non vi preoccupate, non c'è nessun problema, i pennelli restano perfetti, e andate a prendere invece il Through Blood. Siccome questo è il sangue fresco, diciamo, la cosa che dovete fare è andare a metterlo nelle zone più intorno, dove sarà ancora fresco e non si sarà ancora incrostato, vi torna? Quindi praticamente così, e andate a mescolarlo intorno in modo tale che si veda che qualcuno è appena stato colpito, il sangue è caduto, e ovviamente nelle parti più basse sarà più scuro, nelle parti più alte sarà ancora fresco, ed eccolo qui. Guardate, in un attimo avete creato l'effetto sangue, e già questo ravviva tantissimo la scena, giusto? Perché guardate, quando lo guardate un po' nell'insieme, dobbiamo ancora ovviamente fare la parte della ruggine, che sarà fantastica perché avrà tutti i colori del sangue, perché andrà a schiarire verso il marrone, l'arancione e il giallo, e immaginate poi come verrà fuori con questo super effetto, che tra le altre rimarrà così. Una cosa importante, nota veramente importante, quando andate a fare questi effetti, se volete poi mettere il matte varnish, fatelo praticamente prima
e prima il matte varnish e poi mettete ovviamente gli effetti gloss, perché essendo glossati il matte varnish tende a opacizzarli, ok? Quindi le altre sbiancano, come avete visto anche con il fixer nella puntata precedente. Aspetto che si secchi definitivamente tutto e facciamo finalmente un po' di decorazione sulla parte arrugginita. Quello che mi interessa adesso è dare un po' di luci a questa parte verde, che tra le altre, se guardate, mettendo molta acqua diciamo insieme al colore, certe parti in trasparenza sono rimaste arancioni. Guardate che spettacolo. Prendo praticamente il colore che abbiamo usato come base, ci aggiungo un Sun Bleached Bone, che è praticamente un diciamo ocra, non esagerate troppo, ovviamente la prima parte deve essere diciamo molto verde, ok? Quindi andremo a mettere le luci solo dopo e andiamo a mettere praticamente un dry brush in questo modo qua. Lo sto facendo direttamente sul diciamo canovaccio e quindi niente di drammatico e difficile, e vado a fare praticamente un invecchiamento soprattutto delle parti in rilievo. Vedete, quello che ci interessa di più è farlo sembrare più realistico possibile. Il dry brush per questa zona è perfetto, tra le altre il chipping comincerà già a lavorare, vedete che qualcosina già si rimuove. Continuo in questo modo, quindi vi faccio vedere su un canovaccio normalissimo, proprio guardate, metto un po' di colore chiaro, poco perché voglio dare una prima luce e quindi niente di esageratissimo, vado a mettere il verde, vado a mescolare e quando il pennello è abbastanza asciutto, ovvero è sporco del colore ma non ha il colore bagnato, diciamo, vado a fare un po' di luci in questo modo qua. Vado a prendere tutte le parti che sono in rilievo. La luce in questo caso non stiamo calcolando da dove arriva, quindi è proprio un invecchiamento in questo caso, ok? Quindi non è una questione di luci, ma è una questione di invecchiare la parte. Guardate come viene, vedete che subito va a risaltare, ecco che qua il chipping sta già lavorando, comincia già a levarmi il più, metto dall'altro lato in modo tale che con la mano non vi impallo diciamo la inquadratura. Continuo a fare questo lavoro, adesso aggiungo un po' più di bleached e aggiungo un po' meno verde in modo tale che vada praticamente a farmi un effetto schiarente, ok, più di prima. Quindi in questo caso ragazzi mi raccomando, levate il colore dal pennello e siate belli gentili quando andate a colpire, perché ovviamente qui si vedrà un po' di più, ok, vedete? Quindi vado a farlo non dappertutto, un po' di scratch ogni tanto, anzi in questo caso non sono neanche scratch ma sono colpi. Qui vado ad amalgamare e poi continuo a dare questo effetto. Vedete che io lo so che quando dico che è facile a volte voi mi dite nei commenti non l'ho trovata così facile, no? Però in realtà ragazzi queste tecniche qui sono veramente easy, quindi nel momento in cui voi praticamente vi applicate un attimino vedrete che questa parte qui sarà veramente facile da realizzare. Vado a fare anche sopra un po' di risalto e guardate già il chipping che in certi punti è talmente leggero che va già a farmi vedere il giallo della ruggine, ok? Adesso che ho dato un po' di luci e già si vede una struttura verde militare rovinata, ok? Già così tra le altre è abbastanza carina, vado a lavare il pennello e poi cominciamo con lo scratch. Siamo arrivati al dunque, quindi è asciutto, è rovinato, il nostro sangue è già in posizione, prendiamo un attrezzo per lo scratch, vado ad allungare abbastanza, ok, ha una, diciamo questa è una punta di nylon abbastanza leggera e comincio a grattare. Dove il chipping ha fatto il suo, vedrete che non rimarrà praticamente il colore verde e comincerete a vedere sotto la ruggine. Vedete che effetto? Questo è solo l'inizio perché ovviamente sto partendo con uno scratch leggero, vado molto veloce in modo tale che prendete una spolverata, vedete, dove vado proprio a passare sopra il nylon, dove il chipping
è stato messo dovrebbe permettersi di vedere sotto il resto del colore. Guardate che cosa viene fuori. Ecco qua. Ovviamente il giallo che viene fuori addirittura in pezzi di polvere si può andare a stemperare e a lavorare. Adesso andiamo a prendere altri attrezzi dello scratch e vado a prendere qualcosa che sia più metallico, ve lo faccio vedere. Guardate, il rosso che si può allungare ma è già molto più rigido, se lo allungate poco è veramente più rigido dell'altro, e poi il giallo, trovate tutto nella stessa confezione quando andate a prenderli, e guardate, sono cose che non costano tantissimo, anzi questo è proprio, vedete, uno scratch di metallo, quindi lo prendo così com'è e vado a trattare la superficie in questo modo. Questo ovviamente è molto più aggressivo, quindi leva molto di più, diciamo, rispetto a prima, e quindi basta insistere, vedete che va proprio a lavorare sul pigmento, tanto che viene fuori il pigmento stesso e va a spargersi, e in questo modo va a sfumare praticamente con il verde. Guardate che meraviglia che fa qua, e basta insistere. In sostanza è solo questo, è semplicemente insistere fino a quando abbiamo, come vedete, questo effetto. Il giallo, avete visto, va un pochino lavorato poi, perché come vedete è tanto pigmentante e non si mescola come il resto. Però se voi marcate forte, andate a levare praticamente quello che è il pigmento, e sotto si vedrà il giallo, guardate, si vedrà proprio il giallo come se fosse un effetto ruggine. Ed ecco qui, poi non è finita, vi farò vedere altre tecniche. Vado a spolverare questa parte e vediamo che cosa è saltato fuori. Siamo arrivati a questo punto, adesso insisto con l'altro che è il rosso e vado a vedere se riesco a tirare fuori altre situazioni particolari. Ovviamente quello che state vedendo ora andrà poi trattato con un dry brush per far tornare di nuovo fuori tutta la superficie, che adesso non si vede già più perché si è mescolata, no? Quindi andiamo e continuiamo a marcare in questo modo. Quando abbiamo finito, e più o meno abbiamo finito, guardate, io lavo un pochino perché così si leva dalla punta, diciamo, del nylon il pigmento, che ovviamente è pigmentante, quindi è molto forte. Mi metto a posto i miei scratch e sono qui pronto con voi a vedere cosa fare. Dunque, prima cosa da fare ora è rispolverare per vedere il lavoro finito, e ci vediamo fra un attimo. Quello che dobbiamo fare è riprendere di nuovo un pennello dry brush, mettere giù un po' di colore Bleached Bone e il verde che abbiamo usato all'inizio, che è l'Olive Grove Grain, perché praticamente ci serve un dry brush che vada a fare le superfici e a uniformare. Quindi vado a crearmi il colore chiaro che mi sono creato prima, vedete che lo metto sulla punta del pennello cercando di evitare di andare a beccare il collo del pennello, e dopodiché vado gentilmente a rifare le luci sopra la superficie. La superficie tornerà a essere verdognola e tutte le parti arrugginite avranno un senso diverso, perché ovviamente si vedrà la crosta della ruggine, vedete, e il bordo. A questo punto non faccio altro che passare lo stesso colore dappertutto. I buchi fanno il suo e come vedete l'invecchiamento sta riuscendo. Queste pensate che sono tecniche che in realtà molte volte si usano nelle belle arti, per esempio per invecchiare opere d'arte, per far ritrovare, diciamo, quella patina di vecchio che c'è praticamente quando si va a restaurare. E ho diversi amici, insomma, che hanno lavorato all'interno delle belle arti, che ancora oggi fanno per esempio effetti speciali e fanno tecniche di questo genere, usano tecniche di questo genere. Bene, adesso mettiamo un po' di wash per creare delle ombre, e poi abbiamo la possibilità di utilizzare altri effetti che possono essere quelli, per esempio, del rust, appunto, e andiamo a mettere praticamente da qualche parte qualche colata. Ci vediamo fra un attimo.
voglio usare degli effetti, quindi vado a prendere il Dark Earth e il Burnt Earth, che praticamente sono due effetti terra. Terra vuol dire in sostanza che sono dei pigmenti, anche questi. Vado a prendermeli e vado a fare, come vedete, delle zone dove vado a prendere e mettere praticamente una sorta di ombra, che adesso vedete che effetto fa, perché in sostanza va a proprio seccarsi e fare proprio un effetto diverso da quello che vedete inizialmente. Quindi prendo e colo per esempio giù così e vediamo poi che cosa ci darà di effetto. A volte bisogna anche sperimentare un pochino, quindi andiamo in giro praticamente con i vari colori e vediamo che effetto fa. Per esempio questo è un marrone, quindi molto più scuro, e abbiamo per esempio un marrone che va benissimo per queste zone qui e va benissimo per fare questi effetti, che quando andrà a seccarsi creerà proprio un effetto invecchiamento che sarà veramente bello. Vedete, posso anche mescolarli, ovviamente sono acrilici, quindi non c'è problema a mescolarli. Guardate, sto andando veramente a caso, vedete, cercando di simulare quello che fa la natura. La natura in questi casi è veramente casuale, nel senso che il procedimento su come va praticamente a svolgersi, diciamo, l'ossidazione, l'arrugginimento del metallo, eccetera, è molto casuale, e quindi noi andiamo a prendercelo e mettercelo dove vogliamo, ok? Senza avere tanti dubbi. L'importante magari è dare una sorta di effetto casuale che non sembri una pennellata. Chiaramente l'aiuto ve lo dà il colore stesso, perché in questo caso, siccome poi quando secca non è come lo vedete ora a macchie, vedrete che fa praticamente un effetto schiarente, va a quasi sbiancarsi, diciamo, anche se non è proprio quello che esattamente fa, ma per farvi capire si incrosta in sostanza e va a fare l'effetto invecchiamento. Nel frattempo abbiamo il rust con, vedete, il nostro, qui me lo vado a mettere in uno di questi, perché ovviamente rischio di avere troppa pigmentazione, se mi cade qualcosa vado a rovinare quello che ho fatto finora. Mi prendo il, diciamo, colore così puro e vado a dare dei colpi in giro, perché anche questo fa ruggine. E mentre il Earth praticamente va a creare quel discorso più scuro, diciamo, questo va a creare un discorso un po' più chiaro. Vedete che sto andando a sfumare un pochino i gialli per evitare che sembrino così a puntini, ok? E come vedete l'effetto è carino, perché è un arancione e che è proprio color ruggine e va proprio a crearmi quella pigmentazione che fa sembrare ruggine. Guardate che roba. Andate anche qui abbastanza a caso, andate intorno alle zone gialle e marroni, diciamo. Andiamo a sfumare, ok, vedete? Andiamo a sfumare. Sono tutti quanti colori acrilici, quindi potete sfumare e mescolare quanto volete, pigmenti con acrilico, eccetera eccetera. Quindi andate via tranquilli e guardate che meraviglia che pian pianino sta venendo fuori. Sfumate tutte le parti in modo tale che non siano troppo, vedete, regolari. Andate a mescolare quello che avete fatto prima e troverete praticamente una quadra. Guardate qui, per esempio, si potrebbe fare proprio una parte così, e vedete che pian pianino si va a formare il nostro. Ora, questa è un'altra tecnica, per esempio, andare a fare le cosiddette colate, però sarebbe più se fosse praticamente in verticale, quindi se fosse una parete. Essendo un pavimento, ve lo faccio vedere in questo caso, ma è ovvio che
non è proprio il suo, no? Nel senso che è un pavimento, quindi non è detto che coli per forza verso il basso, perché in questo caso starebbe seguendo, diciamo, la forza di gravità, no? Quindi andiamo nei vari sensi come se ci fossero varie dispersioni di liquido, o in questo caso non di liquido ma di ruggine. Però vedete che già si sta delineando tutta un'altra cosa, no? È chiaro, non era male nemmeno il pannello completamente arrugginito. Penso che dei pannelli del tavolo li farò direttamente tutti così, perché era molto bello l'effetto completamente arancione. Però è veramente una figata potervi far vedere come funziona il chipping. Guardate che meraviglia, anche se vado a zoomare da vicino, guardate che effetto che fa. Ora, quando è qui completamente secco, immaginate che cosa viene fuori. Guardate che meraviglia, e avete praticamente un tavolo invecchiato alla grande con veramente pochissimo. Ragazzi, ora io lo lascio asciugare e ci vediamo in un'altra puntata per ovviamente andare avanti con il tavolo. Quindi faremo altri pezzi, altre tecniche. Credo che qui abbiamo finito completamente, ma non ho finito con la ruggine. Vi farò vedere altri effetti anche eventualmente con altri tipi di tecniche, ok? Intanto un breve recap. Ragazzuoli, spero che vi sia piaciuto questo tutorial. È abbastanza semplice. Se avete problemi scrivetemi nei commenti, se vi piace scrivetemi nei commenti, se non vi piace scrivetemi nei commenti. Quindi ragazzi, vi aspetto, è una community, quindi non vedo l'ora di chiacchierare un po' con voi, di sapere cosa ne pensate di cose di questo genere. Certo che quando tutto il tavolo sarà finito, guardate che roba viene fuori, è veramente bello. Quindi ci vediamo nelle prossime puntate, andrò avanti un pochino con i tutorial, perché so che molti di voi non vedono l'ora di vedere cose dipinte, e quindi noi dipingeremo tante cose. Alla prossima!